Ciao a tutti, io sono Sara Armellin e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostro come disegnare il cartamodello base della gonna pantalone su misura che mi avete richiesto e per farlo partiremo dal cartamodello della gonna base che abbiamo visto qualche video fa. A questo cartamodello aggiungeremo il cavallo e poi vi mostrerò anche qualche semplice modifica che potete fare al cartamodello base della gonna pantalone per cambiare un po' il design, quindi guardate il video fino alla fine. Ne approfitto per ringraziarvi tantissimo per il vostro supporto perché ormai siamo arrivati a più di 800 iscritti al canale e questo in soli 5 mesi. Sono super contenta, ormai manca poco al traguardo dei 1000. Quindi se ancora non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun prossimo video. Comunque tornando al cartamodello della gonna pantalone, quello che faremo oggi è appunto un cartamodello base, quindi ha una forma molto standard, ma può essere modificato in 30.000 modi diversi in base al design che vorrete ottenere. Può essere per esempio a vita alta, a vita bassa, più o meno ampio, con tagli, con tasche, eccetera, quindi le possibilità sono veramente infinite. Qualche modifica semplice ve la mostro già alla fine di questo video, però fatemi sapere nei commenti qui sotto se c'è qualche modifica nello specifico che vorreste vedere per la gonna pantalone. E fatemi sapere anche se può interessarvi un video in cui spiego più in generale come modificare un cartamodello base e quali tecniche di solito si usano. Bene, non perdiamo altro tempo e iniziamo. Ok, io mi sono ricopiata il cartamodello della gonna base, così come lo avevamo corretto nel video che vi lascio qui sopra, e ci sono alcune modifiche da fare a questo cartamodello per ottenere il cartamodello base della gonna pantalone. La più importante è sicuramente l'aggiunta del cavallo sul davanti e sul dietro in modo da renderlo di fatto un pantalone. E l'altra cosa che faremo è alzarci qui nel centro dietro, un po' come abbiamo fatto per il cartamodello del pantalone base. Per prima cosa dobbiamo trovare la linea del cavallo. Per capire dove farla ci calcoliamo 1/10 della misura bacino e scendiamo di questa misura dalla linea del bacino. Ah, quasi dimenticavo, è meglio se risegniamo tutte le lettere di riferimento che avevamo nel cartamodello della gonna base, in questo modo è più semplice seguire il procedimento. Ora, della stessa misura con cui siamo scesi qui, dobbiamo anche spostarci in fuori qui, quindi da P e da O usciamo sempre di 1/10 della circonferenza bacino. E chiamiamo questi punti I e L. Ora dai nuovi punti I e L tiriamo 2 linee verticali fino al fondo della gonna, che siano parallele al centro davanti e al centro dietro e prolunghiamo il fondo della gonna fino ai nuovi punti più esterni. Chiamiamo i 2 nuovi punti del fondo B1 e C1. Ora dobbiamo unire con linea curva G con I e H con L, che saranno le parti basse del cavallo. Come riferimento ci possiamo segnare 5 cm sul dietro in diagonale e 4 sul davanti. Ho un po' la sensazione che il cavallo sia lungo, però nel caso lo sdifetteremo poi provandolo addosso. Ora rientriamo di 2 cm sulla linea della vita dal centro davanti e dal centro dietro. Qui è giusto che la vita davanti sia scesa di 2 cm, nel dietro invece dobbiamo rialzarci dalla linea della vita di circa 2 cm per avvolgere meglio il sedere. Io mi alzerò di 1,5 cm perché nel mio caso mi sembra sufficiente. Prima però segniamo la linea del cavallo corretta. Fate in modo che scorra bene in linea con la curva già fatta. Congiungiamo E2 con D2, prima facendo una semplice linea retta e poi curvandola in questo modo, un po' in su vicino al centro dietro e un po' più in basso vicino al fianco. Unite D2 e H con linea retta. Bene, queste erano le modifiche sostanziali, ora però il cavallo davanti è di solito più piccolo del cavallo dietro. Quindi quello che andiamo a fare è trasportare 3 cm del cavallo davanti nel cavallo dietro. Poi di questo cartamodello ci sarà da fare sicuramente una tela di prova per sdifettarlo, perché ho la sensazione che il cavallo sia un po' troppo lungo, come dicevo prima, però lo verifico direttamente sul corpo quando lo proverò.
E mi piacerebbe poi anche cucire questa gonna pantalone, quindi se può interessarvi lo sdifettamento del cartamodello e anche come cucire la gonna pantalone, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Bene, questo è il cartamodello base della gonna pantalone finito. Lo ripasso che così anche voi capite meglio quali sono le linee giuste e poi vediamo qualche piccola e semplice modifica che potete fare per modificare un po' questo cartamodello che è super basico al momento. Un'altra cosa che devo fare è verificare che i due lati della pens misurino uguale, in particolare qua che abbiamo modificato la linea della vita e da un lato sale molto. Nel mio caso infatti il lato destro è 7 mm più lungo del sinistro, quindi a sinistra mi alzo di circa 3 mm e a destra scendo di 3. Ora un'ultima verifica che vorrei fare è che la linea vita tra davanti e dietro curvi bene a livello del fianco e non faccia angoli strani. Quindi per farlo mi ricopio al volo la linea vita su un altro foglio unendo davanti con dietro. A me viene qua da tirare un po' la linea in giù per ricreare una curva più bella, meno ad angolo, meno spigolosa. Mi ricopio poi questa modifica nel cartamodello, mettendolo sotto posso ricalcarla letteralmente. Quindi la nostra linea giusta è questa qui sotto. Bene, ora possiamo passare a vedere delle semplici modifiche che potete fare per iniziare a cambiare un po' questo cartamodello super basico. Partiamo dalla prima modifica, è molto semplice, vi mostrerò come fare la gonna pantalone a vita bassa e a vita alta. E dato che lavoriamo solo su questo pezzo di cartamodello, me lo ricopio solo fino al cavallo per farvi vedere. Ovviamente potete scegliere voi di quanto abbassarvi in vita in base a quanto bassa volete la gonna pantalone. Io ora qua mi abbasserò di 6 cm. Tenete conto che la linea della vita del cartamodello base arriva nel punto più stretto della pancia, quindi vedete voi di quanto volete abbassarvi e fate una linea parallela alla linea della vita. Misurate su voi stessi quant'è la circonferenza dell'addome a 6 cm sotto alla vita e verificate che la misura corrisponda nel cartamodello. Se serve togliete o aggiungete un pochino sul fianco. Fate ora la stessa identica cosa nel dietro. Quindi questa è la linea della vita bassa. Per fare invece la vita alta dobbiamo salire sopra alla vita uscendo un po' rispetto al punto più stretto della pancia perché il torace sopra la vita si allarga. Io qui salirò di circa 5 cm. Tenete conto di questa linea di costruzione che era il riferimento iniziale per disegnare la vita e proseguite le pens e la linea a fianco fino a questa linea. Sopra questa linea di costruzione mi segno 5 cm. Qui e qui, cioè nel centro davanti e nel centro dietro, vado su dritta. Qui dovete prendervi la misura della vostra circonferenza 5 cm sopra la vita, misurarla e vedere quindi di quanto uscire sul fianco. Io uscirò di circa mezzo centimetro davanti e mezzo dietro. Il punto in cui la pens è più larga è la vita naturale. In su andate a stringerla leggermente. Per fare in modo che la gonna pantalone vesta meglio, vi consiglio di salire un pochino nel fianco come avevamo fatto per il cartamodello della gonna base da cui siamo partiti. Potremmo fare così, ci teniamo a 5 cm qui e qui invece saliamo di 1 cm oltre la linea che avevamo già segnato. Quindi qui scendo di 1 cm, in modo che la differenza di inclinazione tra qui e qui sia circa 2 cm. Collego questi due punti con linea leggermente curva. Verifichiamo che la linea della vita scorra bene anche con la pens chiusa in modo che non crei degli angoli spigolosi.
Vedo che questo lato è un po' più alto, quindi devo abbassarlo in modo che i due lati della pence siano lunghi uguali. Facciamo la stessa cosa dietro. Mi alzo sul fianco di 1 centimetro e mi abbasso nel centro dietro di 1. Poi unisco i due punti come nel davanti. Anche qui verifico che i lati della pence siano lunghi uguali. Questo è più alto, quindi abbasso qui di circa 3 mm. Bene, abbiamo finito la prima modifica. Ripasso il tutto con un pennarello così anche da video si capisce bene quali sono le linee definitive. Quasi dimenticavo, anche sui fianchi dobbiamo verificare che la linea della vita si congiunga bene. Qua mi sembra tanto a punta, quindi lo curvo un pochino verso l'alto sia sul davanti sia sul dietro. Ora vi mostro la seconda modifica. Faremo una gonna pantalone svasata rimuovendo allo stesso tempo la pence. Quella che vi sto per mostrare è una delle tecniche fondamentali per modificare i cartamodelli. Viene usata quando si vogliono spostare pence, creare tagli e soprattutto ogni volta che si vuole ampliare o diminuire il volume di un cartamodello. Questa tecnica consiste nel tagliare la carta dove si vuole aggiungere volume, chiudere la pence nel lato opposto e chiudendo la pence il taglio fatto nella carta si apre. Possiamo quindi aggiungere carta sotto ottenendo così il cartamodello nuovo più ampio. Quindi per svasare questa gonna pantalone prima di tutto gli diamo un po' di volume sul fianco e usciamo sia sul davanti sia sul dietro di qualche centimetro. Non basta però aggiungere volume sul fianco, se no il capo risulterebbe piatto. È necessario dare un po' di volume anche qua in mezzo e tra poco vi spiego come aggiungere volume in mezzo al cartamodello nel modo corretto. Prima cosa che facciamo è riallineare le pence in verticale perché io nel cartamodello di partenza le avevo spostate di mezzo centimetro verso il fianco, quindi risposto la punta mezzo centimetro verso il centro dietro e centro davanti, in modo che il taglio che faremo per svasare la gonna sia in dritto filo. Dalla punta della pence mi tiro giù una linea dritta fino al fondo parallela ai lati. La pence del davanti la faccio lunga come il dietro, nel mio caso 14 cm. In questo modo avremo una svasatura uniforme sia davanti sia dietro. Anche nel dietro rimetto la pence in verticale e tiro una linea dalla punta della pence fino al fondo. Ora per svasare la gonna prima di tutto vado ad aggiungere un po' di volume sul fianco, aggiungo una stessa misura davanti e dietro, nel mio caso 4 cm, e mi alzo un po' qui sul fondo per avere una curva migliore. Proseguite visivamente la curva del bacino unendolo al fondo. Sul fondo mi alzo di circa 2 cm, però la linea del fondo definitiva preferisco segnarla alla fine quando abbiamo aggiunto anche il volume centrale. Ora taglio lungo la linea, dal fondo alla punta della pence, e poi mi chiudo la pence e questa parte qui sotto si aprirà naturalmente. Vedete che chiudendo la pence il sotto si apre, aumentando quindi il volume del cartamodello. Cosa succede? Che noi ora abbiamo di nuovo un cartamodello piatto, abbiamo eliminato la pence, non sarà più visibile nel capo, e ora aggiungiamo carta qui nel buco per finire il cartamodello. E ora che abbiamo finito tutto il resto possiamo disegnare la linea del fondo leggermente curva. Ok, questo è il cartamodello svasato finito. Uso lo stesso procedimento anche sul dietro. Poi per usare questi cartamodelli è meglio copiarseli in un foglio a parte, essendo che qua ci sono pezzi di carta aggiunti e scotch. Quindi ora me li vado a ricopiare, dato che userò questa base svasata anche per la terza modifica che vi mostro tra poco.
Con questa terza modifica faremo la gonna pantalone con una piega baciata sul davanti. Per farlo partiamo dal cartamodello della gonna svasata perché mi sembra più bello vedere la piega su un po' più di volume rispetto al cartamodello base che è molto piatto. Per fare la piega dobbiamo aggiungere stoffa, quindi prima di tutto ci segniamo la linea dove vogliamo che ci sia la piega. Io la faccio che va da dove c'era la pens in cima fino al fondo, al centro del triangolino di carta che abbiamo aggiunto prima. Lungo questa linea ora taglieremo e aggiungeremo la carta che va a formare la piega. Io farò una piega baciata che rientra di 2,5 cm su entrambi i lati della piega, quindi in totale mi servono 10 cm di stoffa in più da inserire qui, 5 su un lato e 5 sull'altro. Ora che ho fissato alla carta il primo pezzo del cartamodello, mi segno una linea parallela a 10 cm di distanza dal taglio fatto. Ora il secondo pezzo del cartamodello lo appoggiamo alla linea appena fatta. Stiamo attenti a non metterlo proprio a pari, ma attaccarlo leggermente più in alto perché vogliamo sempre che il fondo sia un pochino curvo per vestire meglio. Unisco la linea della vita e la linea del fondo. Mi segno dove andare a piegare, quindi faccio una linea nel centro della piega e poi altre due nel centro dei due pezzi. In sostanza divido in 4 parti il pezzo della piega. Ovviamente potete fare un sacco di pieghe diverse, questa è soltanto un esempio. Potrebbe magari essere carino fare un video ad hoc solo su come fare i vari tipi di pieghe. Scrivetemi nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi. Questo punto chiude fino a qui e questo fino a qui, ora vi faccio vedere. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e magari condividetelo anche con qualcuno a cui pensate possa interessare. Vorrei continuare questa serie dei cartamodelli base, tra i prossimi ci sarà anche il top e l'abito a tubino che mi avete richiesto, quindi iscrivetevi al canale per non perderveli e fatemi sapere nei commenti qui sotto se c'è qualche altro capo nello specifico che vi piacerebbe imparare a realizzare. Bene, a presto e ci vediamo al prossimo video.